Buongiorno da Emanuele e benvenuti nella sesta puntata di questa serie di video in cui stiamo andando insieme alla riscoperta della storia dei videogiochi, cercando di prendere le informazioni da fonti attendibili e cercando anche, là dove possibile, di fare delle connessioni proprio tra la storia dei videogame e la storia del mondo contemporaneo. Nella puntata precedente abbiamo visto tra il 1971 ed il 1972 come è nato il mercato dei videogiochi. Cominciamo invece questo episodio avvicinandoci alla metà degli anni 70. Poco dopo il successo di Pong, pubblicato nel 1972, Nolan Bushnell era diventato il leader indiscusso di Atari perché Ted Dabney, l'altro socio fondatore, nonostante il successo aveva abbandonato la nave perché non era in sintonia con il modello di lavoro smart che ormai si era consolidato in azienda. Poco male perché comunque quei $250 che aveva inizialmente investito per fondare la società in poco tempo gli avevano fruttato diversi milioni di dollari. Nolan Bushnell nel frattempo aveva assunto anche nuovi dipendenti e aveva aperto una sussidiaria di Atari nella Grass Valley, vicino al confine tra la California e il Nevada, in modo tale da aumentare la capacità produttiva e anche di stoccaggio. In Atari si erano anche accorti che in poco tempo tante aziende si erano improvvisamente buttate nel mondo dei videogiochi facendo delle opere molto simili a Pong, che era appunto il gioco di punta di Atari. Tuttavia Nolan Bushnell non era uomo da perdersi in brevetti oppure anche in dispute legali, perché tanto era sicuro che in sostanza la Atari avrebbe sempre avuto una marcia in più e sarebbe stata sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. In effetti le cose inizialmente andarono così. In pochi anni i creativi dell'Atari tirarono fuori dal cilindro dei giochi nuovi di generi differenti, come ad esempio Gotcha, un gioco di labirinti nel 1973, oppure Grand Track 10, un gioco di guida del 1974. Ma non finisce qui. Nolan Bushnell aveva anche intuito che ormai i tempi erano maturi per dedicarsi non più solo al mercato delle sale giochi, ma per avvicinarsi anche al mondo delle home console. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti la Odyssey del 1972, la prima console da videogiochi, che però non era stato un grandissimo successo a causa di una campagna promozionale non al top e poi anche perché all'epoca i videogiochi erano un'autentica novità per le persone, quindi ci mettevano un po' di tempo ad avvicinarsi. Invece verso la metà degli anni 70 la Atari aveva appunto capito che i tempi erano maturi per entrare anche nel mondo delle console e quindi cominciarono a lavorare ad un prototipo dal nome in codice Darlene. Bushnell trovò dei finanziatori e per la distribuzione strinse un accordo con Sears, una catena di grandi magazzini, e così la versione casalinga di Pong, che permetteva di giocare solo ed esclusivamente a quel gioco, uscì nel dicembre del 1975 e tutte le 150.000 unità inizialmente prodotte vennero vendute in poco tempo. Per Atari, che nella mente dei consumatori era diventata un marchio di affidabilità e qualità, questo fu un altro successo portato a casa. Ma immancabilmente il successo di Atari spinse tante aziende ad entrare nel mondo dei videogiochi, aziende che magari erano già attive da diversi decenni ma in tutt'altri settori e che però negli anni 70 decisero di cambiare completamente il loro business. Sto parlando a volte di alcune aziende che oggi sono molto famose, come ad esempio Sega,
Nintendo, Namco, Taito, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il mondo delle home console, sia prima che dopo l'arrivo della versione casalinga di Pong, furono moltissime le aziende che in quegli anni lanciarono sul mercato il proprio tennis game da collegare al televisore. Anche gli italiani non rimasero a guardare e verso la metà degli anni 70 aziende piccole e grandi provarono a vendere e a distribuire la propria console. Tra queste la più importante fu la Zanussi, una storica compagnia italiana nota per i suoi elettrodomestici da cucina che per quasi una decina d'anni, fino addirittura al 1983, riuscì a produrre e a vendere con risultati soddisfacenti una serie di console ispirate a Pong e alle sue varianti. Il modello di maggior successo si chiama Pingotronic, ma se siete curiosi e volete sapere qualcosa di più di questa macchina targata Zanussi, vi lascio in descrizione un video fatto dallo youtuber Dr. Game in cui va più a fondo in questa questione. L'Home Pong di Atari, come già detto, era stato commercializzato nel dicembre del 1975, ma meno di un anno dopo, nel 76, ecco arrivare dagli Stati Uniti una macchina che rivoluziona nuovamente il mondo dei videogiochi. Sto parlando della Channel F e questa volta l'Atari non c'entrava proprio nulla. Nonostante il breve periodo in cui rimase sul mercato, poco meno di 3 anni, Channel F vendette un discreto numero di unità. C'è chi afferma 250.000 pezzi, ma c'è anche chi si spinge oltre sostenendo che Channel F superò abbondantemente le 300.000 unità piazzate. Fu inventata da Jerry Lawson, un esperto ingegnere appassionato di giochi elettronici. Channel F, the one with all the fun. The Fairchild Video Entertainment System at your larger JCPenney. The home entertainment system that never gets old. Plug in a new video cart and change the fun. Play tic-tac-toe, shooting gallery, or just doodle. Switch video carts and play Desert Fox. Switch again, it's Blackjack. Or play the 2 built-in games, Pro Hockey or Tennis Champ. Channel F for fun. The Fairchild Video Entertainment System. Just $169.95. Video cart cartridges, $19.95 each. At your larger JCPenney. Stranamente però di questa macchina e del suo creatore se n'era sempre sentito parlare molto poco, come se fossero finiti nel dimenticatoio, fino a quando però non molti anni fa Netflix dedicò una parte di una puntata di High Score, una serie dedicata alla storia dei videogiochi anni 70, 80 e 90, proprio a Lawson e alla sua invenzione. Channel F è stata rivoluzionaria perché è stata la prima console a funzionare con cartucce intercambiabili. Attenzione, intendiamoci, qualcosa di simile alle cartucce si era già visto proprio con la Odyssey nel 1972, ma comunque il funzionamento era nettamente differente. Ribadisco anche in questa puntata che, non essendo un esperto di elettronica o di informatica, cerco di spiegare utilizzando delle mie parole. In sostanza, le cartucce della Odyssey non contenevano giochi programmati. Inserirle nella console permetteva infatti di modificare soltanto alcuni contatti interni, in modo da cambiare la posizione ed il movimento dei pixel a schermo. Invece per quanto riguarda Channel F, i giochi erano dei veri e propri software inseriti nella memoria ROM, altra importante novità per il mondo videoludico casalingo, di ciascuna cartuccia. Di colpo Channel F e le sue cartucce fecero apparire obsoleti tutti i sistemi introdotti precedentemente, perché ormai acquistare una console che non permetteva di cambiare gioco iniziava a sembrare qualcosa di poco conveniente. Alla fine meno di 30 cartucce furono prodotte per la Channel F, che tuttavia rivoluzionò il mondo dei videogiochi anche perché settò delle regole standard per quanto riguarda proprio la vendita dei videogame nel mercato casalingo. Regole che, se ci pensiamo bene, vanno avanti anche al giorno d'oggi. Pensiamo ad esempio alla vendita dei videogiochi su cartucce o sul formato fisico Blu-ray. Regole che però in questi ultimi anni, con l'arrivo della diffusione delle connessioni a internet veloci e con l'arrivo dei servizi online e anche di streaming,
sembrano destinate a cambiare. Non ci resta che vedere nei prossimi anni che cosa succederà. Il solito Nolan Bushnell afferma in un'intervista che in realtà in quel periodo anche lui aveva pensato all'idea di una console con i giochi da inserire nella ROM delle cartucce, tuttavia riteneva che la tecnologia non fosse sufficientemente potente. Ma nel 1975, nel settembre di quell'anno, alcuni rappresentanti di Atari si recarono ad una fiera dell'elettronica di San Francisco e incontrarono Chuck Peddle, un ingegnere della MOS Technology che era lì per presentare un suo microprocessore, il modello 6502. I rappresentanti di Atari rimasero molto colpiti da Chuck Peddle e tra questi rappresentanti c'era anche un giovane Steve Wozniak, che poi fu uno dei fondatori della Apple. Ai rappresentanti di Atari fu subito chiaro che avevano trovato una gallina dalle uova d'oro. Successivamente Atari e MOS Technology si accordarono per iniziare i lavori su una console da nome in codice Stella, che sarà dotata di una tecnologia a 8 bit davvero molto potente e veloce per l'epoca, basata sul 6507, un'evoluzione del processore visto a San Francisco. Ma Nolan Bushnell voleva assicurarsi la supremazia e quindi pensò di saturare immediatamente il mercato immettendo da subito un grande quantitativo di console ad un prezzo molto competitivo, in modo da non dar tempo alla concorrenza di correre ai ripari. Si trattava di un piano molto rischioso e anche estremamente dispendioso. La Atari in quegli anni stava sì andando molto bene, ma per fare una cosa di questo tipo servivano molti più soldi e i fondi potevano venire soltanto dall'appoggio di un'azienda molto più grande. Così Nolan Bushnell decise di fare una cosa che gli cambiò drasticamente la vita. Decise di vendere la sua Atari alla Warner Communication. Con l'arrivo di ben 28 milioni di dollari, alcuni finirono anche giustamente nelle tasche di Bushnell, finalmente si poteva produrre un quantitativo sufficientemente ampio di nuove console e l'Atari 2600, inizialmente chiamata Atari VCS, acronimo di Video Computer System, arrivò nei negozi nel settembre del 1977 al prezzo di $199. Si trattava di una console a cartucce intercambiabili piuttosto all'avanguardia, che permetteva di giocare a casa ai classici Atari che prima si trovavano soltanto nei bar e nelle sale giochi, ma, contrariamente alle aspettative, le vendite inizialmente non furono da record. Forse bisognava guardare oltre i titoli firmati Atari e cercare di trasporre su questa nuova console anche i giochi di successo provenienti da altre compagnie e da altri territori. Negli anni 70 il Giappone stava facendo passi enormi in ambito elettronico ed informatico ed è proprio dal paese del Sollevante che nel 1978 arrivò un altro grande classico della storia dei videogiochi. I primi videogiochi furono dei prodotti collaterali della Guerra Fredda. Ma in Estremo Oriente i primi videogiochi emersero sulla scia di un conflitto ben più reale, la Seconda Guerra Mondiale. Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki avevano devastato il Giappone, ma le forze alleate parteciparono attivamente alla ricostruzione del paese. La tecnologia divenne rapidamente la chiave del successo del Giappone. Ancora oggi il governo favorisce enormemente lo studio della tecnologia e i giovani giapponesi sono tra i più abili in campo tecnologico. Il Giappone trovò la propria nicchia nell'elettronica, osservò ciò che il resto del mondo faceva e lo fece meglio e la produzione di massa rese più economici i prodotti. Ma le vecchie ferite non si erano ancora rimarginate. Se si osserva la cultura giapponese del dopoguerra, si può notare il riflesso dell'esperienza della bomba atomica in moltissime opere di varie discipline. Godzilla, il re dei mostri, minaccia il mondo schiacciando tutto ciò che incontra. In quel periodo nacquero Godzilla e i film sugli altri mostri. Se si unisce il significato culturale di Godzilla con il potere tecnologico del computer, si ottiene quel genere di fascino che può essere suscitato dai videogiochi.
Il Giappone raggiunse i vertici dell'industria mondiale dell'elettronica. Ma nel 1978 Tomohiro Nishikado portò il proprio paese all'avanguardia dell'industria dei videogiochi, inaugurando un'ondata di invasioni digitali, Space Invaders. Avevo pensato a invasori umani, ma l'idea di umani che sparavano ad altri umani era stata criticata come inumana. Così pensai che gli alieni avrebbero potuto essere invasori molto più accettabili. Pensando a Space Invaders, agli alieni che scendono dal cielo, non è difficile pensare agli aerei americani che attaccarono il Giappone, sganciando armi di distruzione di massa su civili inermi. La cosa interessante di Space Invaders è che ci ha offerto il primo scenario fantascientifico. È un gioco che ti coinvolge completamente. Sei lì che pensi, ci stanno invadendo. Io quando ci gioco penso a me stesso come all'ultimo baluardo dell'umanità. Space Invaders fece scattare qualcosa nella psiche dei giapponesi e milioni di adolescenti giocarono tanto da provocare addirittura una penuria di monete da 100 yen in tutto il paese. Il gioco decollò in quel modo fragoroso nel quale una cosa può decollare solo in Giappone. I videogiochi erano qualcosa di nuovo, di diverso, costituivano un'occasione per uscire di casa e fare qualcosa. In Giappone ciò è particolarmente importante perché le case sono in media molto piccole. In Giappone uscire di casa ha un significato diverso che negli Stati Uniti. Ci eravamo ispirati al battito cardiaco umano per creare uno degli effetti sonori del gioco, il tono basso della terra che trema quando si avvicina il nemico. Oggi potremmo creare suoni molto più fedeli, ma a quei tempi, con le tecniche e i mezzi limitati di cui disponevamo, era il massimo che si poteva fare. E non era niente male. Pensate a cosa ha fatto Space Invaders dal punto di vista della musica e dei suoni. In realtà erano appena 4 note, faceva dan 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 dan. Ma il ritmo era ben studiato e con l'avvicinarsi degli invasori cresceva inesorabilmente, insieme alla velocità degli alieni, tanto da far precipitare nel panico il giocatore. Era un effetto molto coinvolgente. Per cavalcare quell'onda, i negozianti si affrettarono a fare spazio nei loro esercizi e collocarci macchine per giocare a Space Invaders. L'invasione di Space Invaders creò un gap generazionale nella cultura giapponese. Molte mamme non volevano permettere ai loro figli di giocare ai videogiochi. Divenne un problema sociale perché c'erano ragazzi che rubavano o contraffacevano i gettoni per giocare. Si pensava che i videogiochi fossero un problema grave per l'educazione dei giovani. Penso a ciò che è successo con Space Invaders. Per la prima volta la tecnologia aveva creato un dislivello enorme tra 2 generazioni. La generazione precedente, che fino a quel momento era stata al passo con i tempi, improvvisamente si ritrovò ad arrancare perché non capiva perché quegli stupidi giochi fossero tanto popolari. In tutto il paese i ragazzi sono travolti dai videogiochi. In America cominciarono a passare diverse ordinanze. Per esempio, si vietò che in una sala giochi potesse esserci contemporaneamente più di una certa quantità di adolescenti. Nacque una nuova cultura. Una cosa che ho sempre trovato triste in quei giochi è il fatto che invariabilmente finivano con la sconfitta del giocatore. A quel tempo non ce ne rendevamo conto, ma forse tale caratteristica rifletteva la paranoia della guerra fredda. L'idea per la quale la guerra, alla fine dei conti, è un gioco nel quale si può solo perdere. Space Invaders è ricordato anche perché per la prima volta il mondo dei videogiochi propose delle icone, degli elementi di gioco esteticamente accattivanti e molto riconoscibili, anche a 40 anni di distanza. Precedentemente alcuni videogiochi avevano sì proposto dei protagonisti con delle fattezze umane, ma erano per l'appunto delle fattezze molto generiche. Invece le astronavi di Space Invaders erano molto riconoscibili, diventarono delle vere icone di quel periodo, tanto vero che tra la fine degli anni 70 e poi anche negli anni 80 a Space Invaders fu dedicato anche tantissimo merchandising che si trova in giro anche al giorno d'oggi, basti pensare a tazze, magliette, cuscini e chi più ne ha più ne metta. Per trasformare la sua console nella piattaforma da intrattenimento casalingo più desiderata al mondo,
Atari verso la fine degli anni 70 iniziò ad acquisire in esclusiva le licenze dei migliori giochi arcade di terze parti, e tra questi ovviamente non poteva mancare proprio Space Invaders. Le trasposizioni non potevano, a causa dei limiti tecnici della console, avere la stessa qualità grafica delle controparti per sala giochi, ma il fatto di poter giocare a casa i più grandi successi arcade risollevò le sorti dell'Atari 2600. La richiesta a un certo punto aumentò notevolmente e nel corso degli anni l'Atari 2006 divenne la prima console a vendere circa 30 milioni di unità. Le vendite dell'Atari 2006 proseguirono nonostante verso la fine degli anni 70 e nei primi anni 80 arrivarono sul mercato delle piattaforme rivali tecnologicamente più avanzate, penso ad esempio all'Intellivision prodotto da Mattel o al ColecoVision prodotto da Coleco. L'Atari 2006 però ormai era diventata una console iconica, era quella console che ogni appassionato doveva avere, e quindi Atari continuò a sfruttare questa cosa vendendo questo modello di console addirittura per 15 anni. Infatti l'Atari 2600, come già detto, fu introdotto nel 1977, ma nel 1986, nonostante fosse ormai una macchina datata, Atari continuò a cavalcare la scia introducendo una versione compatta, soprannominata Atari Junior, che restò in produzione addirittura fino al 1991. A conti fatti, l'Atari 2006 è una delle console più longeve della storia. Ma Atari 2006 a parte, in realtà dopo l'acquisizione da parte di Warner Communication le cose all'interno dell'azienda cominciarono a non andare molto bene, tanto vero che ci sono molte interviste dell'epoca da cui si evince che ai dirigenti della Warner non andava molto a genio il modo di lavorare smart tipico della Atari. Anche lo stesso Nolan Bushnell cominciò a rendersi piuttosto antipatico, non lesinando critiche nei confronti dei vertici, e addirittura Nolan Bushnell nel 1979 decise di abbandonare l'azienda che lui stesso aveva fondato. Sotto la guida della Warner, l'Atari nel tempo divenne una realtà che non puntava più a essere innovativa e sempre a un passo avanti alla concorrenza. Il modello di business divenne quello tipico di una grande compagnia, fatta di passi molto misurati e di pochi rischi. Col passare degli anni se ne andarono anche alcuni programmatori di videogiochi perché si sentivano parte di un'azienda che non riconosceva più il loro talento. Alcuni di essi fondarono anche delle compagnie di sviluppo diventate famosissime, come ad esempio Activision. Forse non è un caso se la Atari, superati i primi anni 80, non riuscì più ad imporsi sul mercato. Furono introdotti anche modelli più potenti, come ad esempio un computer chiamato Atari ST o una nuova console, Atari 5002, ma fatto sta che nessuna di queste riuscì nemmeno a raggiungere il successo della loro primissima console, dell'Atari 2600. Negli anni Atari andò incontro anche a diverse riorganizzazioni aziendali e anche a dei veri e propri periodi di crisi. Oggi esiste ancora, ma è una compagnia molto più piccola che è tornata a parlare di sé soltanto di recente con una nuova console che, guarda caso, si chiama Atari VCS e che nelle forme ricorda proprio la versione 2600. Tuttavia si tratta di una piattaforma che prevalentemente permette di giocare a classici del passato, alcuni in versione originali, altri con una grafica rivisitata e più attuale. Tuttavia sembrerebbe non aver suscitato particolare interesse da parte del pubblico, salvo l'attenzione di alcuni nostalgici e dei collezionisti. Se siete incuriositi, nella descrizione vi lascio il link per andare a vedere questa nuova piattaforma.
Per quanto riguarda Nolan Bushnell, una volta lasciato Atari si dedicò ad attività imprenditoriali di vario tipo che andarono dalla ristorazione alla robotica. Nel 2010 rientrò addirittura a far parte del consiglio di amministrazione di Atari, mentre oggi si occupa, insieme a un gruppo di medici specialisti, di un servizio di giochi online pensati per stimolare la memoria e le capacità cognitive. Anche in questo caso in descrizione lascio alcuni riferimenti. Bushnell comunque è rimasto un appassionato di videogiochi, in particolare quelli della sua epoca, e la cosa bella è che di solito accetta ben volentieri di partecipare anche a iniziative online oppure anche a delle fiere, come ad esempio io ricordo nel 2013 che fu invitato alla Milan Games Week, uno dei più grandi consumer show italiani dove ogni anno si riuniscono migliaia di appassionati. Prima di concludere l'episodio è giusto spendere ancora un paio di parole in merito agli anni 70, perché non ci fu solo la Odyssey, l'Atari e i giochi arcade, ma poi negli anni arrivarono anche altre innovazioni, come ad esempio l'arrivo dei primi giochi di ruolo su computer che prendevano spunto da Dungeons and Dragons uscito nel 1974, e poi anche ci fu grande successo per le avventure testuali, che erano come proprio dei libri in cui bisognava digitare sulla tastiera le azioni da compiere e il nostro alter ego si muoveva di conseguenza. Queste avventure, di cui Zork rappresenta l'esponente più famoso, ebbero un grande successo fino a circa la metà degli anni '80, quando con l'arrivo nelle case di computer più potenti iniziarono a diffondersi le avventure grafiche, che possiamo considerare come l'evoluzione delle avventure testuali. Sempre negli anni 70 ci furono anche i primissimi scandali legati alla violenza nei videogiochi. L'opera che fece scalpore si chiama Death Race ed è del 1976. Si trattava di un gioco di corse, ma ciò che fece scalpore era il fatto che bisognava investire dei passanti. Date le limitate capacità grafiche che potevano far sorgere dubbi, i produttori del gioco si difesero dicendo che non si trattava di pedoni umani, ma di gremlin, di creature fantasy. Ma tuttavia questo non bastò per calmare gli animi e dare il via alla polemica mediatica. Della questione Death Race, dei primi giochi di ruolo e anche delle avventure testuali si potrebbe fare degli approfondimenti a parte, e quindi, essendo degli argomenti molto specifici, preferisco non approfondirli ulteriormente in questa serie, che invece riguarda in modo più generico la storia dei videogiochi. Tuttavia, se si vuole approfondire la questione, ovviamente non mancano siti e libri che affrontano abbondantemente questi argomenti. Ok, anche per questa puntata è tutto. Vi anticipo che nel prossimo episodio entreremo maggiormente negli anni '80, ma vi dico anche che scopriremo che in quel periodo il mercato dei videogiochi rischiò addirittura di estinguersi. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!